Le guerre commerciali, perché è di guerre che si tratta, rendiamocene conto, hanno messo in luce quanto noi europei si sia dipendenti dalle materie prime dalla Cina e dagli altri paesi BRICS. Il decoupling, disaccoppiamento, non è possibile. Il fenomeno era già grave prima dell'attacco all'Iran. Ora si sta esacerbando con i fertilizzanti. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per capire ciò che succede intorno a noi. Se usiamo l'arma dei dazi sulle importazioni, gli effetti immediati sono minore disponibilità di merci e aumento dei prezzi a casa nostra. Questo perché non ci sono sostituti a prezzi più bassi per i nostri mercati e spesso non ci sono nemmeno sostituti a prezzi più alti. Quindi gli acquirenti devono pagare tariffe alte o restare senza. Ora questa stessa dinamica colpisce tutti gli agricoltori nei paesi occidentali. L'agricoltura in Europa è fortemente dipendente dal fertilizzante importato per la crescita dei nostri raccolti. La situazione era già preoccupante prima della guerra USA-Iran e prima della chiusura dello stretto di Hormuz. Questo è un articolo del novembre 2025. Già lo scorso anno i paesi che producono fertilizzanti sceglievano di tenerlo per coltivare i propri raccolti e i prezzi da noi stavano già salendo rapidamente. Cina e Russia sono due dei principali fornitori globali di fertilizzanti. Il fosfato di ammonio era in aumento del 34% l'anno scorso. In questo grafico storico vediamo l'indice dei prezzi dei fertilizzanti. A prima vista sembra che la tendenza sia verso il basso. La guerra in Ucraina è un'eccezione estrema che ha spinto i prezzi ad alti livelli. Poi sono rientrati, ma rimangono alti perché quella è ancora un'area di crisi. Facendo attenzione, vediamo che il valore è oltre 2-3 volte il livello del 2020. In ordinata, ogni linea vale $200 alla tonnellata. I prezzi dei fertilizzanti stanno nuovamente salendo per due motivi principali. Per prima cosa, la Cina, che ha interrotto le esportazioni di urea e di fosfato di ammonio. Gli analisti sospettano che Pechino stia semplicemente tenendo il loro fertilizzante per sé. La seconda ragione è che l'Unione Europea sta applicando sanzioni contro la Russia e la Bielorussia, che sono fornitori chiave per le aziende agricole europee. Continuiamo a farci del male. L'Unione Europea ha imposto nuovi dazi sulle importazioni di fertilizzante, che fa salire i prezzi, quindi gli agricoltori europei stanno facendo acquisti su altri mercati. I nuovi dazi sui fertilizzanti russi stanno semplicemente costringendo gli agricoltori europei a pagare un prezzo più alto per riceverli da più lontano. Quindi i prezzi dei fertilizzanti stavano già salendo in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, che non dipendono nemmeno lontanamente dalle importazioni. Come se non bastasse, si è aggiunta un'altra grande crisi nel Golfo Persico e il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è stato interrotto per quasi tutti. Molte delle navi che non riescono a passare trasportano fertilizzanti necessari agli agricoltori di tutto il mondo per completare le semine primaverili. In questa tabella vediamo l'origine dell'urea venduta nel mondo. In rosso è la quota del Medio Oriente. Nel 2024 era del 49%. Abbiamo già assistito a una esplosione dei prezzi del petrolio dall'inizio della guerra e quello che ne consegue, tipicamente, è l'aumento del prezzo dei prodotti alimentari a causa dei costi di trasporto e spedizione del cibo stesso. Questa volta c'è di più, non solo perché questi picchi di prezzo stanno arrivando sui raccolti di molti prodotti agricoli, perché costa molto di più mettere una nave in acqua e un camion sulla strada. Ma stiamo anche vedendo che i fertilizzanti
non arrivano in tempo agli agricoltori che ne hanno bisogno adesso per far crescere le loro colture. I prezzi elevati dei fertilizzanti, se mai si possono trovare, probabilmente stanno spingendo gli agricoltori di mais a considerare altre colture. La difficoltà ulteriore è che le culture che richiedono meno nutrienti, come il grano e la soia, sono anche in surplus e i prezzi stanno diminuendo. I paesi del Golfo Persico forniscono metà delle esportazioni mondiali di urea e il 30% di fosfato di ammonio. L'urea registra un aumento del 25% nei primi giorni della guerra a oggi, $600 a tonnellata, è un aumento di oltre il 70% rispetto a dicembre 2025, quando era di $350 a tonnellata. Oltre all'urea, altri fertilizzanti cruciali attraversano lo stretto di Hormuz. Per gli agricoltori europei, la dipendenza dalle importazioni dei fertilizzanti medio orientali attraverso Hormuz non è così marcata come quella di altri paesi, dove questa situazione è già una crisi. Ma questi mercati sono globali, quindi i prezzi più alti stanno colpendo ovunque e arrivano nel momento peggiore possibile. Se e quanto fertilizzante verrà utilizzato nei prossimi 2 mesi influenzerà i rendimenti e i prezzi successivi. Le barre rosse mostrano la percentuale di fertilizzante applicata alle culture all'inizio del ciclo delle culture e in corso di maturazione. Mais e grano primaverile sono i più influenzati dalle forniture di fertilizzante che dovrebbero provenire dal Golfo. Un altro grande problema per gli agricoltori è che molti dei fertilizzanti per la stagione sono già stati ordinati e pagati, ma non ancora consegnati. Gli analisti raccomandano agli agricoltori di agire ora per assicurarsi che i loro ordini siano in transito e suggerire un'assicurazione di copertura del rischio per le spedizioni che arrivano attraverso lo stretto. Questo è ovviamente un altro grosso ostacolo, perché gli assicuratori hanno cancellato la copertura assicurativa per le navi in tutta la regione, a partire dal primo giorno della guerra. L'Iran stesso rappresenta il 10% delle esportazioni di urea. Questa tabella ci mostra il blocco improvviso dello stretto di Hormuz. Le navi dry bulk in rosso sono quelle che possono trasportare anche i fertilizzanti. In febbraio ne sono passate circa 400, in marzo e aprile una ventina. Ras Laffan si trova in Qatar ed è un importante produttore di gas naturale liquefatto e prodotti a valle come l'urea. Dopo gli attacchi iraniani all'impianto hanno applicato la causa di forza maggiore e hanno fermato la produzione di urea. La dichiarazione di forza maggiore significa che i clienti dell'azienda, in questo caso gli agricoltori che hanno già acquistato urea per piantare le loro culture, non possono fargli causa per violazione contrattuale, quando il prezzo dell'urea aumenta o se l'urea non può essere prodotta affatto. Quindi è una corsa contro il tempo. Ora, se Hormuz chiuso e il Qatar non può riparare gli impianti, le catene di approvvigionamento dei fertilizzanti si bloccheranno per quasi tutti ovunque. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.